Io una cosa così in vita mia non l'ho mai vista. Ci sono tutti questi gabbiani che volano, sembra che sia lui però a farli volare. E dal vivo l'impressione è che sia stato lui ad ammaestrarli appositamente per lo scopo. Making it so hard. You got to know now. Ooh, taking it too far. Nothing to hold now. I'm falling apart. Out in the cold now. Breathing underwater. Breathing underwater now. I can't let go. Sicuramente lo spinning al tonno è una delle tecniche che personalmente mi emozionano di più, non soltanto la vera e propria azione di pesca, ma il fatto di poter vedere ragazzi che per la prima volta si cimentano in questa tecnica ed hanno la possibilità di fare la loro prima allamata con tanto di sofferenza una volta fatta l'allamata, perché poi comunque il combattimento spesso si protrae anche per 20 minuti, mezz'ora, 40 minuti, quindi vedere questo insieme di gioia mista a dolore e fatica è sicuramente uno fra le cose che a me emoziona maggiormente. Un lancio disteso, dai. Terra, però forte, forte, forte. Ok. Ok, fermo così. Ce l'ha Dani! Capitano, qui si fonde tutto, Grande! capitano! Ok, adesso ti prendo la cinturina. Mettiamo la cintura, metti dentro lì. Ok. Nel frattempo noi prepariamo il nostro tag che andremo poi a posizionare con l'aiuto di questo punzone. Ci copiamo il codice che sta scritto sopra il numero del nostro tag e poi andremo a trascrivere la data della cattura, il numero del tag, le coordinate, ovviamente angler e capitano che hanno fatto l'allamata. Manderemo tutto poi all'APR, Associazione Pescatori Ricreativi, che tramite l'ICAT hanno un database nel quale sono appunto contenute tutte le specifiche, tutti i referti inviate dai pescatori, e queste informazioni sono molto utili perché nel caso della cattura di un tonno con inserito sulla schiena questo tag,
ci permette di risalire, grazie alle informazioni che noi abbiamo messo, a dove il pesce è stato catturato, quindi riuscire a capire che tipo di emigrazione ha fatto. Intanto sentiamo una frizione che canta. Tutto bene? A prua? Benone! Mamma ragazzi, è uno spettacolo. Ok, giro a prua. Stefano, ti faccio presente che hai in mano la mia bambina, la chiamo. Questa è la GTK della Smith. Quindi ci tieni particolarmente a questa canna? Ci tengo particolarmente perché mi ha fatto togliere tante soddisfazioni. È una canna prettamente per la pesca con i soft bait o artificiali leggeri, però come vedi c'ha una vetta sensibile ma una schiena non indifferente. Vieni su. Arriva. Guardalo. Allora, se riusciamo, attento alla prua, attento alla prua. Se riusciamo, bravo, di qua. Avvicinati un pochino a me, Stefano. Ok. Adesso gli fai fare un altro giro. Attento, allarga, qua, Stefano, avanti. Si deve alzare, perché laggiù non ci arriva a prenderlo, è troppo in basso. Ho sentito tante volte parlare della pesca al tonno a spinning, tutti dicono ah, tira come un treno, è una cosa incredibile. Sì, però la prima volta che ce l'hai nella tua canna, tra le tue mani, è un'emozione che è indescrivibile, mi vengono i brividi ancora adesso. È incredibile, un'emozione fortissima, l'adrenalina sale a 1000, svampi dal caldo. E io penso che per un pescatore a spinning la pesca al tonno sia il massimo, il combattente migliore che si possa andare ad insidiare. Sì, bene. Esatto, questa è l'azione corretta. Se poi riesci ad allungarla pure la pompata, cioè quando vai giù abbassala di più la canna. No, recupera... se vado più giù mi sfugge dalle mani, sì, perché c'è il cartiere avambracci. Senza non arrivare in candela, adesso sei un po' in candela, Di là, ok, ok, calmo. Tranquillo. Non è ancora stanco. Attento, Su. Pesce preso, ottimo lavoro. Ragazzi, Capitan Bedetti, ragazzi, cioè dovete per forza provare a venire con Capitan Bedetti, è il top, cioè. Allora, boghiamo il pesce. Importante nella fase di bogatura del pesce, questo è molto importante, non prendere la lingua,
non prendere la lingua del pesce, perché se prendiamo la lingua del pesce lo danneggiamo seriamente. La lamata, come vediamo, è stata perfetta. Un amo solo, a differenza dell'ancoretta, non rovina per niente il pesce. Il nostro fish Sandil ha dato i suoi frutti. Stefano, adesso tu ruoti un po', il tag va posizionato sulla schiena, esatto, piano piano così, tienilo così. Il tag va posizionato chiaramente dal verso della corrente, del nuoto del pesce, diciamo, non opposto, e va posizionato sopra la schiena. Ok, perfetto. Questa è la posizione corretta del tag. La fase di ossigenatura può durare anche alcuni minuti. Vedremo che il pesce avrà recuperato completamente quando avrà un buon movimento della coda. Per procedere con il rilascio, allora tieni chiaramente il boga lontano dalla carena della barca. Quando tiri questo verso di te si aprirà il boga, tocca il pesce, così lui si sente infastidito e parte in modo più vigoroso. Magari giragli la testa verso là, almeno non parte sotto la carena. Quando vuoi, tocca. No. Grande lavoro, bravo Stefano. Capitano. In questa tecnica non è tanto la ricerca dello spot, in quanto lo spot varia di giorno in giorno. Oggi abbiamo trovato i pesci su una fascia d'acqua dei 40 metri, ieri l'ho trovati sulla fascia dei 20 metri, e in questa ricerca i nostri più grandi alleati sono gli uccelli, sono i gabbiani. I gabbiani che con il loro volo, con il loro modo di volare ci fanno capire se i pesci sono presenti, se i pesci stanno affiorando, e quindi ci danno anche un'idea di quando e dove lanciare le nostre esche. Il nostro fish Sandil ha dato i suoi frutti, ha purtroppo anche concluso la sua carriera. Allora che cosa facciamo? Per continuare la nostra giornata di pesca lo rimuoviamo. Qui abbiamo modo di vedere nello specifico la nuova testina che cosa ha di particolare? Innanzitutto ha un amo molto robusto, come potete vedere, ha un occhiello ampio, anch'esso molto robusto, e proprio questa caratteristica di avere l'amo non mobile ma fisso all'interno della testa fa sì che quando noi andiamo a dare le nostre gercate non ruoti. Ed è una caratteristica molto importante. Se nella gercata l'artificiale ruota, molto spesso il tonno rifiuta l'esca. Andiamo a prendere un nostro nuovo corpo. Siamo ancora sul rosa, visto che la lamata l'abbiamo fatta con il rosa. Adesso velocemente vi faccio vedere come si monta nel modo corretto il corpo sulla testa. Come vedete nel corpo ci sono 3 piccoli segni. In base alla lunghezza dell'amo, l'ultimo segno sarà il punto in cui deve uscire la punta del nostro amo. Allora andiamo, visto che l'amo sta al centro, ad inserire perfettamente al centro l'amo e lo facciamo uscire nel punto di cui parlavamo. Allora, siccome che il corpo dovrà aderire perfettamente alla testa, perché se il corpo non aderisce perfettamente e tende a scivolare, abbiamo lo stesso problema dell'amo mobile, cioè l'acqua colpisce il bordo del corpo e ci fa ruotare l'esca. Allora, per ovviare a questa mettiamo un goccino di colla ad unire il nostro corpo con la nostra testina e la facciamo asciugare. Dietro al tettino, guarda che ce l'hai, vai, veloce, se no non posso lanciare neanche io, più veloce, un po' più
Vai a puppa, Oh, la miseria! Grande! Sto ragazzo non gli posso insegnare niente, gli ho spiegato come lanciare 2 lanci, 2 pesi. Allarga la canna, allarga la canna. Allargala di più. Ok. No ragazzi, non ce la faccio più. La cintura. Ora svengo, raga. Svengo di brutto. No, è incredibile. 2, uno dietro l'altro. Allora, penso di poter anche morire. Penso davvero di poter anche morire. Hai fatto un ottimo lancio, Stefano, complimenti. Grazie. Questa è stata una giornata di pesca fantastica, davvero. Credo che sia la più bella della mia vita. Breathing underwater. Can't let you go now. Making it so hard. You got to know now. Ooh, taking it too far. Giuse, quest'anno le canne te le rompo tutte.